Ciao a tutte e a tutti! Eccoci di nuovo con il news telling della settimana, La novità della settimana appena finita è stata il freddo. che però non è detto che sia finito. No, certo, fino alla settimana prima l'inverno era quasi una primavera. Chi osserva e studia il clima ha detto che lo scorso mese di gennaio è stato il mese più caldo di sempre, in tutto il mondo. Secondo gli scienziati, il clima sta cambiando in tutto il mondo a causa dell'inquinamento dell'aria. Il cambiamento del clima è già evidente da un po' di anni. In Italia e in Europa gli effetti del cambiamento climatico non sono però ancora tanto gravi come in Africa. L'Africa è il continente con più zone a rischio di siccità e di alluvioni, soprattutto intorno alla regione del Sahel. E il cambiamento climatico causa effetti anche sulla vita degli animali, anche degli insetti. Enormi sciami di cavallette hanno invaso la Somalia, il Kenya e l'Etiopia e stanno divorando i raccolti. Le cavallette possono percorrere circa 150 km al giorno e possono distruggere in poche ore i raccolti che potrebbero nutrire centinaia di persone. La FAO dice che l'invasione di cavallette di questi giorni è la più grande mai vista. La FAO, Food and Agricultural Organization, è l'organizzazione mondiale che si occupa di nutrizione. La Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per le cavallette e la FAO ha detto che serve un intervento internazionale per fermare l'invasione. Il rischio è che per fermare le cavallette sarà necessario usare i pesticidi che non fanno bene né alla salute dell'uomo né in generale alla natura. E a proposito di Africa, Qualche giorno fa, la ministra degli interni Luciana Lamorgese e il generale Vagondò Diomandé hanno firmato un accordo di cooperazione tra Italia e Costa d'Avorio. Il generale Vagondò Diomandé ha parlato di momento solenne, perché è la prima volta che la Costa d'Avorio fa un patto così importante con un paese europeo. La ministra Lamorgese ha detto che l'Italia e la Costa d'Avorio devono cooperare per gestire i flussi migratori, perché circa il 10% dei migranti che sono in Italia vengono dalla Costa d'Avorio. L'accordo dice che l'Italia lavorerà per l'integrazione degli ivoriani immigrati in Italia e che i migranti ivoriani che non possono stare in Italia potranno tornare nel loro paese più facilmente. Inoltre, l'Italia farà progetti per la formazione professionale dei giovani in Costa d'Avorio, per aiutare i giovani che sono lì, e anche progetti per la sicurezza. Il generale Diomandé ha detto che con l'aiuto dell'Italia la Costa d'Avorio potrà migliorare la sua lotta al terrorismo e alla criminalità. abbiamo altre notizie che parlano della ministra Lamorgese questa settimana. È la prima volta che parliamo così tanto di lei. È vero, fino a ora non si è parlato molto di lei e di cosa sta facendo. È ministro degli interni come lo era Salvini, ma lei non è una politica e dice sempre che non le piacciono i proclami. Allora, cos'altro c'è a proposito della ministra? La Lamorgese ha disposto più soldi per l'assistenza medica e la sicurezza nei centri di accoglienza dei migranti. 2 settimane fa vi abbiamo raccontato che le organizzazioni rinunciano a gestire i centri di accoglienza perché con le leggi di Salvini i soldi sono troppo pochi per fare un buon servizio di accoglienza. Vi ricordate? Il risultato è che i centri per accogliere i migranti e i richiedenti asilo cominciano a essere pochi. La ministra spera che se ci sono un po' di soldi, allora è più facile trovare chi li vuole gestire. Ma le associazioni che si occupano di assistenza ai migranti non sono soddisfatte. Loro pensano che dare più fondi per garantire l'assistenza medica è una cosa giusta, ma servono soldi anche per fare servizi per l'integrazione. Se i centri di accoglienza devono essere solo un posto per mangiare e dormire, loro non ci stanno. E allora potrebbe succedere che nuovi centri vengano aperti da cooperative e società che non hanno esperienza di migranti e di quello che serve per fare integrazione. La ministra Lamorgese questa settimana ha detto anche che in Italia siamo in emergenza culturale e civile. Bene, lo pensiamo anche noi.
L'Italia non era così fino a pochi anni fa. La ministra ha parlato di questo con i giornalisti di La Repubblica, uno dei giornali più importanti in Italia, perché al giornale sono arrivate tante minacce. In generale, le minacce ai giornalisti italiani sono aumentate molto e sono sempre più violente e aggressive. Anche il presidente Mattarella ha parlato più volte dell'importanza della libertà di stampa, che è una cosa fondamentale per la democrazia. La ministra Lamorgese ha detto qualcosa di più. Lei ha parlato dell'importanza di conoscere la storia per evitare che succedano ancora cose come quelle che sono successe con il fascismo. Lei dice che la storia ha insegnato all'Italia che il razzismo e l'odio non devono essere permessi per nessun motivo, non devono diventare cose normali e la politica ha il dovere di intervenire. È stata una settimana di discorsi importanti. Anche Rula Gebreal ha detto qualcosa a proposito di emergenze culturali e civili e le sue parole sono state molto emozionanti. Sì, davvero. Rula Gebrel è una giornalista, è nata in Israele ma vive in Italia da diversi anni. Lei ha parlato della violenza sulle donne, che è una cosa che c'è in tutto il mondo e da sempre. Perché ancora troppi uomini scelgono di comportarsi da animali. E tanti altri uomini, che pensano che è comunque colpa delle donne quando un maschio le violenta, non sono meglio. Per fortuna ci sono anche uomini bravi e Rula Gebrel ha detto a loro: Adesso parlo agli uomini, adesso. Lasciateci essere quello che siamo e ciò che vogliamo essere. Madri di 10 figli e madri di nessuno, casalinghe e in carriera. Siate nostri complici, nostri compagni. Indignatevi insieme a noi quando qualcuno ci chiede: Lei cosa ha fatto per meritare ciò che è accaduto? Se volete ascoltare tutto il discorso di Rula Gebreal, troverete il link nella descrizione sotto il nostro video. Che poi lei ha detto queste cose al Festival di Sanremo, che è il festival della canzone italiana, seguito da tantissime persone in Italia. Normalmente al Festival di Sanremo ci sono solo spettacolo, argomenti popolari, belle donne e bei vestiti, e non questioni sociali o politiche. Ma anche l'anno scorso, al festival, si è parlato di argomenti diversi, quando il direttore artistico Claudio Baglioni ha usato parole contro le politiche di Salvini. Il Festival di Sanremo è iniziato 70 anni fa. Si fa ogni anno a Sanremo, che è una città della Liguria. Milioni di italiani lo guardano in televisione, da sempre. Al Festival di Sanremo partecipano tanti cantanti italiani e fanno una gara con le loro canzoni. Ci sono due categorie di cantanti, i giovani e i big. I giovani sono quelli che non hanno mai partecipato al festival prima. I big sono quelli che sono già stati al festival altre volte e sono già famosi. Il festival dura 4 giorni, dal mercoledì al sabato. Il vincitore tra i giovani si chiama Leo Gassman, il vincitore della categoria Big si chiama Diodato. Capiterà spesso di sentire le loro canzoni in giro. E per questo appuntamento di New Stelling è tutto. Vi salutiamo augurandovi buone giornate canterine. Arrivederci e alla prossima settimana. Stay tuned. Stay together.